Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Io ho trovato il tagliere storto, lo sto addrizzando, vabbè, porella io, Sì. Allora, che cosa abbiamo qua sul tavolo? Una melanzana fatta a fette, niente di Questa è la che. ricetta. Questa è la ricetta, la melanzana fatta a fette, no, non sto scherzando. Come fare a fette una melanzana? Come fare a fette una melanzana? No, scherzo. È una ricetta facilissima, però va fatta al forno. Quindi, come prima cosa dobbiamo fare a fette di circa 1 centimetro, 1,5 centimetri. Ovviamente non verranno mai tutte uguali, chiaro, no? Mi sembra ovvio. Questa melanzana, questa è una bella melanzana grande e può essere usata per fare un gustosissimo antipasto o anche semplicemente un gustosissimo contorno. Dobbiamo prima metterla un pochino sotto sale, quindi che cosa facciamo? Io lo faccio direttamente sul tagliere, eccolo qua, poi dopo lo metto sul lavandino, diciamo, direttamente con il tagliere, leggermente inclinato in maniera che l'acqua di vegetazione fuoriesca. Scola via così. Esattamente, poco sale, mi raccomando, perché sennò poi dopo vi diventano talmente salate che le dovete sciacquare con l'idrante praticamente. Un attimino a questa non l'ho messa, questa è molto più alta, vabbè, vedremo. Ok, andremo a fare una bella melanzana fatta a fette al forno con un leggerissimo sugo di basilico e cipolla, pomodoro, sugo e cipolla ovviamente, no, pomodoro, basilico e cipolla, ho detto vabbè, e un pochino di parmigiano, quindi è una sorta di, tra virgolette, parmigiana di melanzane Molto semplice. molto light. C'è un motivo per cui io faccio questa cucina light ultimamente, ma non ve lo posso dire. Comunque, detto questo, come vedete, guardate, inquadra, Sì, amore. già comincia a uscire Già un comincia a uscire un pochino l'acquetta, vedete com'è lucida? E questo lo andiamo a mettere sul nostro piano inclinato. Tra mezz'ora più o meno le andremo a sciacquare e poi le andremo ad utilizzare. Quindi ci vediamo tra una mezz'oretta. Allora, eccoci. Abbiamo, come vi avevo detto, messo sotto sale le melanzane, dopodiché le abbiamo ben sciacquate e le ho di nuovo messe a scolare per un po'. Adesso le andiamo a condire. Con cosa? Con una salsa leggerissima che ho fatto con olio, pomodoro, basilico e una mezza cipolla del nostro orto. Quindi, Uno le può condire poi come vuole, ma assolutamente sì, uno le può condire Anche in bianco, mozzarella e prosciutto, penso. ma anche semplicemente mettere, che ne so, un po' di olio e pangrattato, Anche, certo. oppure mescolarle, ecco, mettere, che ne so, il pomodoro e poi magari mettere il pangrattato sopra, insomma, voglio dire, le melanzane sono molto versatili, possono essere utilizzate in tanti modi. Faccio anche quelle piccole perché qua non si butta niente. Anzi, sono le più buone. Poi ho preparato mozzarella e parmigiano, quindi praticamente è come se fosse una sorta di parmigiana scomposta. Parmigianino. Una parmigianina. Ecco qua, magari ne metto un po' di più. Intanto il forno mi chiama perché Dice abbiamo che l'altra ricetta è pronta. altre preparazioni in corso. Eccolo qua. Mettiamo un'altra pochina qui, un'altra pochina qua. Ecco fatto, a posto. A questo punto andiamo a mettere delle fettine sottilissime di mozzarella. Perché sottilissime? Perché non voglio che trasbordi, però comunque deve essere condita. Io sto usando quella a basso contenuto di colesterolo e col 30% di sale in meno. C'è una marca in particolare, ovviamente non posso fare la pubblicità, però sappiate che c'è, giuro. Io l'ho comprata, quindi Ci vediamo melanzane fatte. ci vediamo. No, veramente volevo far vedere, allora ne faccio vedere una sola, se no dopo ci dite che siamo logorroici. Ecco, adesso mettiamo un po' di parmigiano
dove ho già messo la mozzarella e le farò tutte così, va bene? Ci vediamo, e poi dopo vanno messe in forno. E ci vediamo a melanzane pronte. Perfetto. Eccole. Pronte, e adesso a forno preriscaldato le mettiamo per un quarto d'ora più o meno a 200 gradi, giusto il tempo di far ammalvire la melanzana e sciogliere la mozzarella. Quindi ci vediamo tra un quarto d'ora circa. Ragazzi, io faccio i complimenti ad A Tavola con Silvia perché sembrano delle piccole parmigiane, veramente. In realtà quello Lo sono. essere. Guardate che spettacolo. Non fritte ovviamente. Sì, però... per carità, certo. Ci sono quelle un pochino più basse che sono fenomenali. C'è questa che mi attira da morire, ma non posso neanche assaggiarla perché È incandescente. veramente, credetemi, è lava fusa, che già la lava è calda, figuriamoci fusa. La famosa lava fusa, chi è che non la conosce, Quindi spero vi sia piaciuta la ricetta e vi invito a farla e vi saluto e ci vediamo alla prossima di ricetta. Alla prossima! Ciao a tutti! Ciao!